Ciao a tutti! Sono lo chef Cristiano Tomei. Il nostro viaggio intorno alla carne di manzo continua e siamo arrivati a un punto meraviglioso del nostro viaggio, cioè alla scoperta della tartare. Insomma, la carne cruda è lavorata con il coltello, con l'arte del coltello. Una preparazione che, insomma, mette a nudo la qualità della carne, un po' come il grasso, come vi ho già raccontato. È una preparazione che si mangia un po' in tutto il mondo. Insomma, l'origine è probabilmente la Francia, però pensate che c'è una tartare in Etiopia. Ma oggi facciamo due cose insieme. Ci confrontiamo su una tartare classicissima, o almeno la mia tartare classicissima, e poi una tartare invece che si avvicina di più al mio tipo di cucina. Attenzione, importantissimo è scegliere il taglio della carne. Io ho scelto una fesa e se andate dal vostro macellaio di fiducia fatevela pulire, snervare, perché comunque sono lavori che è giusto che faccia il macellaio, che è un vostro partner, un vostro amico. Gli ingredienti sono, come ho detto, la fesa di manzo, un uovo, poi un po' di moutarde à l'ancienne, una mostarda con i semi di senape, poi la Worcestershire sauce, insomma un condimento salato e piccante, e poi limone e sale. Non ho detto olio extravergine, a volte si può omettere. Partiamo dalla tartare classica, parliamone anche. Quindi si taglia la carne, si batte al coltello, si parte con calma perché le dita ci servono. Partite e tagliate i cubetti sempre più piccoli e quando poi siamo arrivati al punto che i pezzettini della carne sono sempre più piccoli, allora a quel punto usiamo il peso del coltello per poterla, rendere più omogenea. Prendete un coltello che ha un po' di peso, senza agitarvi, con calma la tagliate. Più con calma la tagliate e meglio è, perché non la scaldate, quindi non distruggete quel grande sapore che c'è. La mettiamo in una boule, ci mettiamo la moutarde à l'ancienne, la giriamo con delicatezza, senza fretta, poi prendiamo un cucchiaino da caffè, prendiamo la Worcestershire sauce e ci mettiamo qualche gocciolina perché è molto forte. A questo punto va assaggiata perché le cose in cucina si assaggiano. Poi, una volta condita con questi due elementi, noi si apre un uovo, si separa il bianco dal rosso, useremo il rosso con il bianco. Ci faremo altre cose, magari, che ne so, una bella meringa. Il rosso lo mettiamo da parte, guai a condire il rosso dell'uovo, non si condisce mai il rosso dell'uovo perché se ci mettete il sale lo rovinate. Il rosso dell'uovo ha la sua dolcezza naturale, non va mai toccata, chiaramente l'uovo deve essere buonissimo. A questo punto un po' di sale solo sulla carne, il sale non l'ho messo prima perché il sale altrimenti butterebbe fuori dei liquidi che sono preziosi, anche se questa è una carne che di liquidi ce n'ha pochissimi. A questo punto, con le mani, senza usare il coppapasta basta. Il coppapasta è roba degli anni 80, è un po' antico. Questa carne tutta precisa, la carne ha questa sua imprecisione naturale, una carne battuta è molto più bella. Con le vostre manine d'oro la mettete sul piatto e preparate una conchetta nel mezzo della carne battuta e nella conchetta ci mettete l'uovo crudo, assolutamente. Tagliate delle fettine di limone, fettine per il limone che va poi strizzato, e poi alla fine, quando siete a tavola, che prima di iniziare a mangiare, qualche goccia di limone solo sulla carne e il divertimento è assicurato, ma soprattutto il gusto. E diciamocela tutta, questa non è una ricetta masturbativa, ma è una ricetta scopativa. E ora vi parlerò, datemi un secondo che mi riposo, della mia tartare di carne. Ok? Ciao! Ci siamo. È il libro di Italia squisita, originale e gourmet. E ci sono anch'io. Vuoi vedere che questo non è il solito libro di cucina? Ora parliamo sempre di carne battuta, di tartare,
E parliamo di quello che è, diciamo, una mia interpretazione della tartare. Attenzione a non usare mai quella parola maledetta. Ogni volta che la sento mi sento male. Rivisitazione, non esiste la rivisitazione, non esiste. Quindi io faccio una mia carne battuta, ma non mi permetto di chiamarla tartare classica, non ci penso neanche, va bene? Quindi ora vi dico gli ingredienti, così ve li tenete bene a mente. Ancora una bella fesa di manzo, poi burro d'arachidi, sì avete capito bene, poi moutarde à l'ancienne come nella versione classica, un pochino di olio extravergine, poco, poi sale, del grasso di copertina di manzo, poi delle cipolle cotte sotto la cenere, semplicissime, e poi carciofi, un carciofo spinoso. Quindi prendete il pezzo di fesa, lo tagliate prima a cubi più grandi e i cubi devono diventare sempre più piccoli, però non vi ostinate a usare tanta forza, non voglio quella uniformità che abbiamo cercato nella tartare classica, deve rimanere un po' più grande, perché poi ricordatevi che anche questa gran moda che c'è ora di battere, po', non è il massimo per la carne. È chiaro che non è un frullatore che scalda, però la carne si stressa. Battere la carne in maniera un pochino più grossolana rispetto alla tartare classica, la voglio sentire un pochino più sotto i denti. La carne va lavorata con tempo al tempo. Questo è importante. Non vi fate prendere dalla frenesia, tanto i vostri amici vi aspettano, perché una carne battuta fatta bene è una delizia e la mia è una super delizia. Prendete poco olio extravergine, ve lo mettete nelle mani e poi fate questa cosa qui, come se fosse una crema, e toccate con le mani, massaggiate con le mani la carne, questa carne battuta. Ok? Si mette la moutarde à l'ancienne come abbiamo fatto prima, senza sale, si mette da parte. Quindi io ho usato delle cipolle secche di Tropea, le ho messe con la buccia senza assolutamente pulirle, nella carta stagnola, le ho messe sotto le braci un pochino più spente mentre faccio la fiorentina, le faccio cuocere per una ventina di minuti, mezz'ora, tolgo la parte esterna che si può anche sbruciacchiare, perché no, se si sbruciacchia è quasi meglio, il cuore invece rimane dolce e quell'acidità naturale della cipolla. Si tagliano a faldine e poi si condiscono con un goccio di sale, no olio. Io voglio sentire la cipolla pulita. A questo punto si puliscono i carciofi, si prende con tutti i suoi petali senza pulirlo, si mette sotto sale grosso nel forno a 220 gradi per una mezz'oretta, 20 minuti. Una volta cotto lo prendete e togliete i petali, quelli più fibrosi, quelli che non si possono mangiare, togliete anche le fibre dal gambo che è straordinario, a questo punto lo tagliate nel senso longitudinale e togliete le barbe interne a seconda del tipo di carciofo. In stagione perfetta del carciofo le barbe saranno poche, nella stagione di mezzo un pochino di più. Pulitele bene con la punta del coltello e metteteli a tostare nella padella con dell'olio extravergine. Nel frattempo prendo il grasso di copertina di manzo, lo faccio a dadini piccoli e li metto a tostare insieme ai carciofi. I carciofi devono brunire quasi, come deve brunire il grasso di copertina di manzo. Devono venire dei ciccioli croccanti. Quando sono belli dorati i carciofi e il manzo, i ciccioli di manzo, si tolgono dal fuoco, si riprende in mano la carne battuta nella boule, si girano velocissimamente prendendo solo i ciccioli tostati e il grasso e l'olio che hanno tirato fuori, il grasso che ha tirato fuori i ciccioli e l'olio di cottura dei carciofi. Si girano velocissimamente nella carne battuta, la carne si insaporisce e non cuoce e prende questo sapore, l'amaricante del carciofo e quel dolce tostato del grasso. Spettacolare. A questo punto, senza farla riposare troppo, prendete il piatto da portata come volete, una fondina, un piatto piano, io ho usato un piatto piano, la sistemate in modo casuale. Ragazzi, dal caso è venuto fuori l'universo, cioè, lo sistemate come volete, come più vi piace nel piatto, poi ci mettete un goccio di sale, delle falde di cipolla, il carciofo tostato e degli schizzi di burro d'arachidi e poi godete, ma godete veramente
tantissimo. Quindi che dire, questo primo viaggio nel mondo del manzo, della ciccia, è terminato. Io vi ringrazio, ma ricordatevi che non finisce qui il viaggio, perché con Cristiano si va sempre a giro per il mondo, quello del cibo. Ciao!